Angie e Lorenzo Salvetti come Sara e Mida, praticamente la storia si ripete ad Amici 25 esattamente come accaduto 2 anni fa ad Amici 23. Prima di entrare nel merito del discorso, perché c'è tanto da dire sinceramente, e vi accenno che farò riferimento ovviamente anche a quanto accaduto l'anno scorso invece con Nicola Filippucci, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Allora, come dicevo, Angie e Lorenzo, i due allievi, i due cantanti di Lorella Cuccarini, sono riusciti a staccare il pass per la finale, ma questo risultato è stato molto tortuoso, almeno il percorso per arrivare a tale risultato è stato molto tortuoso, visto che, come sapevamo tutti, dato che comunque ci sono le anticipazioni della registrazione del giovedì, i 3 ballerini avevano avuto accesso al serale direttamente, direi anche a ragion veduta e molto meritatamente. Però erano rimasti 3 cantanti. Onestamente, io prima di vedere tutto lo sviluppo della questione, ma anche in base alle esibizioni della serata, ero molto in difficoltà nello scegliere chi mandare a casa. Ripeto, per gusto personale, ma semplicemente per quanto riguarda lo stile e il genere che si addice di più ai 3 ragazzi, io avrei mandato a casa Elena, ma Elena anche è molto brava. Poi ci sono delle pecche, le pecche ce l'hanno tutti, anche i vincitori delle passate edizioni ce l'hanno, e poi sappiamo tutti la carriera che hanno fatto e dove sono arrivati. Non tutti, ovviamente, però buona parte degli allievi. Quindi, dal mio punto di vista, io avrei eliminato Elena, però non significa che non avrebbe meritato la finale. Per quello mi è sempre venuto quel dubbio durante la serata che ci potesse essere una finale a 6, che tutti quanti potessero raggiungere la finale. A quel punto, quando hanno chiamato uno per uno, almeno inizialmente, perché Elena è stata la prima dei cantanti ad andare in finale, ho detto, se fanno questo procedimento, è ovvio che ci vadano tutti e 3. Poi li hanno chiamati invece entrambi, e guarda caso le votazioni erano in perfetta parità, quindi 2-2. Maria De Filippi non ha parlato di una finale per entrambi, ovvero del fatto che siano entrambi finalisti, ma di fatto è così, perché a quanto pare ci sarebbe un ballottaggio all'inizio della finale tra i due, tra Angie e Lorenzo, quindi uno dei due va subito fuori e quindi ha raggiunto la finale, ma viene eliminato praticamente subito, sarà il primo eliminato della finale, e poi si procederà con quella che dovrebbe essere la finale vera e propria con i 5 finalisti effettivi. Però, in fin dei conti, la finale anche 2 anni fa, quando, come ricordavo, c'erano andati sia Sara che Mida, in un meccanismo molto simile, lì erano entrambi finalisti in maniera dichiarata. Invece in questo caso dovrebbero essere un po' camuffati, un po' tipo televoto del Grande Fratello quasi, quando si arriva alla fine del programma con l'ultimo televoto settimanale in cui viene eletto l'ultimo finalista, l'altro arriva comunque in finale ma non risulta finalista, quindi penso che sarà un po' così. Quindi il vincente del televoto tra Lorenzo e Angie sarà finalista, invece l'altro sarà arrivato comunque in finale ma non risulterà forse come tale, anche se la maglia l'hanno presa entrambi. Quindi effettivamente io direi che possono essere considerati tutti e due finalisti insieme agli altri 4. Il meccanismo continua a lasciare molti dubbi, onestamente. Ripeto, la scelta era talmente difficile che ovviamente per me è sempre relativa la cosa, perché non sono io a dover scegliere, per me può essere difficile, ma io comunque ero abbastanza sicuro su chi eliminare, quindi io una decisione l'avrei presa. I giudici lì, ovviamente, se ne metti 4 è molto facile che si crea una situazione di parità quando devono decidere tutti e 4. E quindi la situazione diventa molto problematica, come abbiamo visto anche quest'anno. 2 anni fa invece i giudici erano 3, ma si era creata lo stesso una situazione di stallo per la quale erano andati in finale sia Sara che Mida. Ma la mia domanda a questo punto, non vorrei fare riferimento al passato e so benissimo che ogni edizione è diversa e ci sono delle evoluzioni, però perché 2 anni fa sì, e io ripeto sono stato contento comunque che siano andati entrambi, perché quest'anno sì e sono d'accordo, perché ripeto io avrei tra i 3 cantanti eliminato Elena, ma l'anno scorso Nicolò Filippucci non poteva entrare in finale anche lui, come aveva chiesto a gran voce tutto
il pubblico, tutti i suoi fan? È una domanda secondo me abbastanza legittima e che sorge spontanea, che uno sia fan di Nicolò o meno. Io non mi ritengo un fan di Nicolò Filippucci, però devo comunque spezzare una lancia in suo favore, come avevo fatto anche un anno fa. L'avevo detto chiaramente, perché hanno deciso di fare una finale a 5 e di lasciare soltanto lui senza maglia, eliminandolo in quella maniera. Un'eliminazione del genere è stata veramente brutta da vedere e soprattutto da subire, immagino, per Nicolò. Poi, per carità, da lì è partito, ha fatto molto bene, andando a partecipare a Sanremo Giovani e vincendolo anche grazie proprio al pubblico che l'ha preso ancora di più tra le sue braccia, metaforicamente, e quindi lo ha amato ancora di più dopo quell'eliminazione, perché è andato in sua difesa. E ok, però concentrandoci semplicemente sul gioco, se 2 anni fa fai la finale a 6, quest'anno fai la finale a 6, non vedo per quale motivo Nicolò dovesse essere escluso, anche perché penso che abbia dimostrato di essere meritevole nel corso poi del tempo. È vero che è cresciuto e magari lì poteva essere ritenuto ancora non adatto, ancora un po' acerbo rispetto agli altri, però parliamoci chiaramente, la categoria di canto l'ha vinta Trigno, che con tutto il rispetto io non credo fosse così più brillante di Nicolò. Questa è la parentesi ovviamente riguardo l'anno scorso con i dubbi che sorgono spontanei. A questo punto direi di concentrarmi invece su chi potrebbe essere il vincitore di questa edizione. Partendo dalla categoria di ballo, io credo che Nicola sia svantaggiato dal fatto che è entrato dopo, perché se no Nicola è stato un acquisto clamoroso e ci tengo a sottolineare che i cantanti sono tutti e tre entrati in corso e nessuno a settembre, questo già l'avevo detto la settimana scorsa, l'avevo evidenziato la settimana scorsa, ma anche i ballerini comunque, c'è Nicola che è nuovo e Emiliano e Alessio che sono lì dall'inizio, quindi 4 finalisti su 6 sono entrati in corsa e questo fa un po' pensare alla scelta del cast iniziale, fa un po' riflettere. Per quanto riguarda il ballo, come dicevo, penso che Emiliano parta leggermente favorito in termini di televoto, ma anche Alessio è lì. È difficile come sfida e per me è molto complicato fare previsioni. Ovviamente il vincente della sfida tra Alessio ed Emiliano, perché ripeto Nicola lo vedo indietro, il vincente tra Nicola ed Emiliano potrebbe andare anche a vincere il programma. Al momento il ballottaggio è serrato, forse è leggermente avanti Emiliano, ma non ne sono sicuro perché Alessio si porta sulle sue spalle sicuramente il bagaglio dell'esperienza dell'anno scorso e i fan che lo hanno già apprezzato l'anno scorso, quindi potrebbe fare una sorta di vittoria alla Mattia Zenzola o all'Andreas Müller, cioè partecipi l'anno prima, ti infortuni, torni l'anno dopo e vinci. Per quanto riguarda invece la categoria di canto, a questo punto mi sembra abbastanza chiara la linea e la dinamica. Lorenzo Salvetti è il più acclamato dallo studio e penso che anche da casa sia molto apprezzato. Quindi ritengo che Lorenzo Salvetti a livello di televoto, e questo l'avevo detto già dall'inizio, che Lorenzo era uno dei favoriti a livello di televoto sicuramente per il canto e forse anche per la vittoria finale, lo vedo molto avanti nelle gerarchie rispetto ad Angie, che secondo me è più indietro, e soprattutto rispetto ad Elena. Poi tutto può cambiare e ci possono essere sempre delle sorprese, non sono da escludere, però io ritengo che Lorenzo Salvetti possa andare a vincere la categoria di canto, quindi prima battere Angie in questo presunto ballottaggio che dovrebbe esserci all'inizio della finale e poi battere anche Elena per assicurarsi la vittoria della categoria di canto. A quel punto penso che possa delinearsi uno scontro tra Lorenzo e uno tra Alessio ed Emiliano, tra i quali io ancora faccio fatica a scegliere onestamente. Mettiamo che possa essere Emiliano, che vedo leggermente in vantaggio, ma proprio di pochissimo in termini di televoto. Lì sarebbe molto molto complicato scegliere, secondo me, chi effettivamente può vincere il programma. Se dobbiamo parlare soltanto del percorso in termini di merito e anche per come è andato il serale, io credo che non ci sia storia. Lorenzo Salvetti è finito 4 volte consecutive al ballottaggio, si è sempre salvato, per carità, però il ballottaggio ha dovuto farlo e vuol dire che dai giudici non è stato scelto in quel contesto. Poi non possiamo limitarci soltanto al voto e al pensiero dei giudici, che sono 4 persone, quando invece poi ci sono oltre 2 milioni di persone a votarli o quantomeno a seguirli nel serale, quindi sarebbe riduttivo confinarlo semplicemente a delle scelte dei giudici, però
credo che Lorenzo possa anche avere qualche favore del pronostico, ma Emiliano, per il percorso che ha fatto, forse merita di più. Quindi per il percorso forse più Emiliano che Lorenzo, ma credo che possa delinearsi una finale a due, uno scontro finale a due tra Emiliano e Lorenzo, ma non escludo comunque che Alessio arrivi a giocarsi la vittoria sia della categoria e poi di conseguenza anche del programma. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.